Trattala come tale, non abusarne. Ciao community! Chi è la tua anima gemella? L'hai già incontrata? Scoprilo con la lucerna di Cronos. Le varianti di oggi sono sodalite, legno fossile, avventurina pesca! Variante della sodalite. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della sodalite. Chi è la tua anima gemella? Tratti caratteriali, tratti distintivi, segno oppure ascendente. Per te che hai scelto la variante della sodalite, intanto ti ricordo che sono attivi gli abbonamenti al canale YouTube della Lucerna di Cronos. Puoi scoprire i vantaggi attraverso la scheda abbonamenti. La scorsa settimana è ripartito l'Espresso e Tarocchi, al quale puoi accedere con l'abbonamento basico, meno di 5 euro, e appunto nel tempo verranno poi inseriti altri vantaggi. Per te che hai scelto la variante della sodalite, quali sono le qualità e i tratti caratteriali, segno zodiacale o l'ascendente della tua anima gemella? Il matto. Non deve spaventarti la carta del matto. Di solito si ha un po' di timore di fronte a questa carta che rappresenta l'incostanza. In realtà ha anche delle grandi qualità. È vero che il matto potrebbe rappresentare un qualcuno che forse repentinamente si innamora, come repentinamente poi si disinnamora, o perlomeno pretende di disinnamorarsi, in quanto magari è una persona che si offende facilmente. Perché? Perché il matto è un po' non solo l'incostanza, come abbiamo detto, ma anche la creatività fatta persona, l'approccio creativo alla vita. Il matto può essere una persona che ha un grande carisma, soprattutto a livello sessuale, con cui può esserci una grande intesa a livello sessuale, ma può essere anche una persona in grado di stupirsi davanti alla bellezza del creato, e quindi un qualcuno che fondamentalmente ha un po' l'indole fanciullesca del bambino che scopre il mondo. È l'eterno cercatore, fondamentalmente l'anima dei 22 arcani, quindi un qualcuno che comprende un po' tutte le sfaccettature delle persone, in grado di sorprendere costantemente l'interlocutore, e quindi un qualcuno che forse magari lo conosci o la conosci da tempo, ma riesce ancora a stupirti, come se tu mai sapessi fino in fondo come la pensa su una determinata questione, anche sulle cose più semplici. Può essere un qualcuno che è un gran parlatore, ma che alterna anche momenti di profondo silenzio, così come può essere un qualcuno per cui la materialità è importantissima. Paradossalmente il matto, che nel tarocco è puro spirito, poi in realtà si circonda di materia in questa danza che, come qui è ben rappresentato, non solo coinvolge altre persone, qui sono fanciulli, però in generale possiamo leggerci anche le persone, ma ha i suoi strumenti, vedi la collanina, quindi ama avere i suoi strumenti, le sue cose, quindi sicuramente una materialità molto ostentata.
Questo può anche riflettersi in quella che è la cura di se stesso o di se stessa. Sicuramente una persona che aiuta il suo grande magnetismo già di per sé naturale con quella che è la cura di sé, quindi magari una persona che fa sport o che comunque si tiene in forma o che comunque si cura. Può essere una persona che ha, ecco qui forse il matto se la gioca parecchio, una sapienza ispirata, quindi può essere il saggio, la saggia che riesce comunque sempre a dire la sua su cose e persone in maniera molto saggia, questo perché l'esperienza gliel'ha insegnato, ma di contro può essere anche la persona che pretende di sapere quando in realtà poi non ha le basi, quindi il classico criticone, la classica criticona che hanno da ridire su tutto e poi in realtà non sanno come le cose sono andate. Quindi può essere appunto anche uno che laddove parla tanto, come ti ho detto prima, può parlare per sorprendere, può parlare per consigliare, può parlare, però talvolta parla in maniera estremamente lucida. Tra l'altro, e secondo me con un matto sono di più, parla a sproposito proprio. Ecco che un matto comunque diventa un po' un bambino, quasi avesse bisogno di essere accudito, controllato, uomo o donna che sia. Qui c'è un qualcuno che cerca la stabilità nel partner e soprattutto cerca la materialità nel partner. C'è un qualcuno che ha bisogno di una persona che gli dia il senso di stabilità, che non vuol dire che lo campi o la campi, ci mancherebbe, ma vuol dire che comunque, essendo lui molto instabile per il suo naturale completamento, ha bisogno di un qualcuno che usi un po' il pugno di ferro, ecco. Il matto, a proposito di ferro, è legato proprio, dicono molti manuali, al ferro, e questo me lo fa anche assomigliare un po' ad una persona di quelle che sono molto assertive anche nei giudizi sociali, quindi una persona che forse farebbe, se fosse per lui, un po' la giustizia spiccia, quindi un po' una di quelle persone anche che se provocata può diventare subito un attaccabrighe, può rivangare sulle cose anche per anni, quelli che ti vanno a spulciare il profilo Facebook nel 2006 hai messo un cuoricino a un po' queste persone qua, ecco, mi viene da dire. Quindi può peccare anche di gelosia. È vero che si dice che il matto è una persona che non ha stabilità, soprattutto a livello emotivo, perché spesso ha un modo di amare molto infantile, appunto un po' come se cercasse in questa stabilità del partner una sorta di grande genitore, ecco. Però è altresì vero che il matto, così come un bambino, è estremamente possessivo con le sue cose e con le sue persone, e quindi di conseguenza può peccare molto di gelosia. Lo si associa di solito all'elemento marziale, quindi o lo scorpione o l'ariete, quindi o segni di fuoco in generale, oppure lo scorpione potrebbe averli in solare in ascendente, oppure ci aggiungo anche segni d'acqua, però in realtà è più lo scorpione fra i segni d'acqua. Il matto, infine, c'è da dire, è sicuramente una figura che ama la natura o vive nella natura, ama gli animali, probabilmente in alcuni casi potrebbe aver avuto una famiglia con dei bambini, oppure se non ha avuto famiglia vorrebbe avere dei bambini. Insomma, una figura molto complessa. Andiamo anche a vedere... No, ho sbagliato mazzo. Prendiamo questo. Il perché questa persona deve entrare nella tua vita. O c'è entrata nella tua vita, perché ancora non ci dicono niente. Un matto ci dice quelle che sono le sue qualità caratteriali, ma non ci dice se questa persona è già entrata nella tua vita o se deve entrare nella tua vita. Per te che hai scelto la variante della sodalite, allora, il girasole. Beh, domanda forse un po' scontata, perché deve entrare nella tua vita per portarti quella che è la realizzazione. Il girasole è la carta, il manualetto è molto 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 diretto, forse una delle descrizioni del senso divinatorio della carta più brevi. Il manualetto appunto dice che il girasole comunque comporta
una vittoria, un completamento, quindi di nuovo ci parla di completamento, ma fa anche riferimento a quello che è l'allineamento dei chakra. Questo mi fa pensare che questa persona ti porti comunque nel tempo una sorta di equilibrio, forse perché la sua estrema libertà magari può aiutarti a rimettere in gioco delle certezze che per te possono essere limitanti, quindi un qualcuno che può arrivare a completarti e a darti anche nuovi stimoli, nuovi input, tanto da poter realizzare insieme una dimensione, dice la carta, di successo. Quindi direi ottima prospettiva. Non so, ancora non ci dice se questa persona l'hai già incontrata o no, vediamo che cosa vogliono aggiungere le carte dei tarocchi dei familiari. Per te che hai scelto la variante della Tormalina. Il 7 di bastoni, il 10 di bastoni, il 2 di coppe, il sole, la regina di coppe, la forza, la giustizia. Allora, per alcuni qui c'è una persona che prima di poter compiere una via di propria realizzazione deve sdoganarsi da una situazione familiare. 10 di bastoni su regina di coppe. È vero che la situazione familiare potrebbe essere la sua, che si è creato, si è creata, ma potrebbe con un sole anche essere la situazione familiare di origine. Quindi un qualcuno che ha comunque dei vincoli o dei problemi legati alla famiglia di origine di tutto rispetto. Oppure in altri casi con un 7 di bastoni che deve proprio chiudere un'esperienza di coppia dove magari appunto ci sono anche dei figli o dove comunque ci sono dei figli allegorici, quindi dei frutti del percorso di coppia, che ne so, la casa insieme da rivendere, da decidere a chi va, eccetera, eccetera. Ed ecco che per qualcuno qui c'è proprio l'idea di una persona che deve sdoganarsi da una situazione familiare. Ti dico che deve sdoganarsi perché? Perché nel mentale mi esce un 10 di bastoni, che è una carta di una persona che un po' non sa staccarsi dalle situazioni, ma non è che non sappia perché non vuole, non sa perché magari non vede sbocchi, non vede possibilità, magari una persona che in questo momento può avere dei problemi logistici, dei problemi economici, dei problemi, insomma, di qualsiasi tipo che non gli permettono di vivere appieno l'esperienza in positivo di una regina di coppe. Laddove in negativo un 10 di bastoni mi rappresenta appunto l'incapacità di sdoganarsi dalle situazioni o di scrollarsi di dosso i problemi legati a quella che è una famiglia di origine, e anche questo può starmici un qualcuno che magari si è sdoganato dalla famiglia ma ne porta tutto il peso. Una regina di coppe in negativo invece mi diventa una persona incostante e capricciosa, un po' come, anche a tratti distruttiva, un po' come già questo matto mi diceva. Quindi tutto ciò che riguarda l'incostanza di questa persona nasce proprio a livello familiare. Certo, un 7 di bastoni potrebbe parlarmi di un qualcuno che nei casi più gravi addirittura ha intrapreso un percorso legale con una famiglia di origine, quindi spartizioni di eredità, eccetera, oppure ha intrapreso un percorso legale o vuole intraprendere un percorso legale per separarsi dall'attuale compagno o compagna. Quindi sicuramente una persona che in questo momento
nonostante la grande voglia di libertà, nonostante il costante lavorare anche, perché un 7 di bastoni è anche questo, a quella che è la costruzione della sua libertà, comunque deve ancora completamente sdoganarsi da una situazione precedente che concerne l'idea di famiglia o di nucleo abitativo. Un 7 di bastoni mi potrebbe anche rappresentare di nuovo, così come già un matto, questo non mi ricordo se l'ho detto, una persona che ha a che fare con la legge, oppure magari fra voi ci sono state questioni di legge, perché il matto è associato al ferro, quindi è associato al lavorare con il ferro, oppure all'essere marziale, ai tratti caratteriali marziali. E un 7 di bastoni di solito è proprio la carta dell'azione legale, quindi anche in questo caso tieni presente questa cosa qua. Azione legale che può star intraprendendo anche verso l'attuale partner. È certo che è una persona che ha l'idea dell'amore, cioè quando io ti ho parlato prima di un matto, sottolineando quelle qualità che portano appunto a sedurre, qui c'è una persona che ama l'idea di amare e quindi è una persona che non si nega alle esperienze, o magari non si nega nei momenti in cui può ritenersi libero, ritenersi libera da questo problema un po' che lo assilla, da questo, diciamo, anche gioco in un certo senso. Quindi è qualcuno che fondamentalmente per te l'amore lo ha, 2 di coppe, e sente anche il vincolo, l'attrazione sessuale molto forte, la forza, quindi torna di nuovo a parlarmi di capacità di sedurre, di persona subito identificabile tramite quella che è appunto l'esperienza di una divisa, o comunque divisa intendilo anche da chef, da postino, non solo da militare, perché la forza mi rappresenta questo, oppure appunto che si mostra, perché la forza è anche una carta di chi mette in mostra le sue qualità, quindi un qualcuno che ha visibilità, che emerge un po' dalle persone, ma questo non perché sia la tua anima gemella, perché sono le sue qualità. La forza è la carta di chi le mette in luce le proprie qualità, di chi le ostenta davanti a tutti, quindi potrebbe essere appunto una persona riconoscibile per via di una particolare divisa che indossa per lavoro, ma potrebbe essere anche un qualcuno che è comunque, ha un certo seguito nella socialità, mi viene da dire. Può essere uno che magari appunto ha un canale YouTube, non è Kronos è uno zitellone incallito. Comunque ecco, qua può esserci una persona che si mette parecchio in mostra, ecco, nella socialità e nella virtualità. È interessante l'accostamento Sole e Giustizia, perché oltre a parlarmi del fatto che qui c'è una persona che comunque porta alla luce quello che è la tua capacità di integrarsi perfettamente, perché non devo scordare, scusami, che il consultante sei tu, quindi porta alla luce le tue qualità migliori, quindi in grado di estrapolare da te le qualità migliori che portano al successo. Mi parla anche di una persona che incontrerai, perché qui comunque c'è un sole e una giustizia, e di solito se c'è una carta che fa riferimento, una delle carte che fanno riferimento agli incontri nel reale, la giustizia è una di queste, ma anche il sole, quindi qui c'è proprio un incontro con questa persona. Allora, mi viene da dire questo: nel 90% dei casi qui c'è una persona che già conosci, con cui ci può essere stato un precedente, che non vuol dire averci fatto una storia, ma può esserci stato anche un precedente dove magari c'è stato un po' di disaccordo su alcuni punti di vista, o dove magari la storia non è finita bene, oppure semplicemente è una persona che conosci ma che ti ispira soltanto in parte, la vedi un po', appunto percepisci queste sue qualità di incostanza e di fanciullesca e magari sembra che ti diano anche un po' fastidio in un primo frangente. In realtà le 4 carte finali, come vedi, superato il momento di questo apparente blocco, dovuto più, secondo me, ti ripeto, a convinzioni familiari, possono essere anche tue, ma principalmente secondo me qui appartengono a lui o a lei. Ecco che qua c'è un sentiero spianato, mi viene da dire, quindi un qualcosa di molto dritto,
che porta sicuramente ad un incontro che porta alla luce le migliori qualità di entrambi. Mi torna un po' il discorso sempre della persona da subito identificabile, perché anche la giustizia me lo rappresenta o me la rappresenta come una persona che comunque, oltre ad essere in grado di nutrire corpo e spirito, è anche identificabile per come si pone. Quindi torno a dirti, o la divisa che me lo identifica e me la identifica, o la capacità di mettersi in luce, che ora io prima ti ho portato l'esempio di internet, ma in realtà il mettersi in luce può essere anche una persona che per qualità e per dedizione al lavoro primeggia su un team, quindi un qualcuno che si mette in mostra per quelle sue qualità che ha. Quindi ecco, qui mi viene a dire che ci sarà un incontro con questa persona dal quale potrebbe originare una relazione che comunque porta equilibrio nella vita di entrambi. Non sono brutte carte. Dove mi soffermerei e dove magari andrei a fare un'apertura è su questo 10 di bastoni. Sembra che la cosa si muova lentamente. Un 10 di bastoni è una carta di evolversi lento di situazioni. Andiamo un po' ad aprire sto 10 di bastoni. Nove di coppe, la luna, 7 di coppe. Allora, è un po' come se qui non ci fosse il coraggio. Il 9 di coppe è una carta di grandi possibilità, di nuovo una carta di seduzione, però poi c'è una luna che rappresenta la paura dell'illusione, se non addirittura l'illusione. Come ti dicevo, qui potrebbe essere un qualcuno con cui hai già interagito. E un 7 di coppe rappresenta i desideri, quindi per ora mi rimane tutto molto sul piano teorico. E un po' l'azione di questa regina di coppe così capricciosa, che può enfatizzare il carattere capriccioso del matto, forse mi va a parlare del fatto che in questo momento in te prevale più il dubbio sulle reali qualità di questa persona e forse non sei completamente in grado di vederne i pregi. Però quello che mi viene da dire qua è che puoi giocartela, perché alla fine la luna mi parla di nuovo di un viaggiare, perché comunque è una carta anche di spostamento. Mi parla di nuovo di una persona con cui bisogna accettare anche di scendere nel profondo, fondamentalmente, nel profondo dei suoi traumi, nel profondo dei suoi difetti, anche volendo, nel profondo di quelle che sono anche le sue paure, forse anche proprio per portare alla luce le qualità non solo tue ma di entrambi. Quindi un qualcuno che forse nel suo ostentare virilità, nel suo ostentare anche bravura sul lavoro, ha poi bisogno di essere curato o curata nel profondo, come se poi un po' queste persone che fuori sono cicloni ma dentro sono fragilissimi, sono di cristallo. Ecco, mi viene da pensare una cosa del genere. Questo non vuol dire che non sia una persona in grado di darti stabilità, perché poi abbiamo visto che la vostra interazione può andare a creare il perfetto allineamento dei chakra, quindi può rendervi aperti a ogni tipo di energia, compresa quella dell'abbondanza. Siete complementari, quindi è una unione perfetta. Però vedi, c'è un 7 di coppe, carta di desiderio. Per ora rimane tutto molto allo stato di desiderio. È come se qui ci fosse un fermo dovuto al 90% alle sue problematiche inerenti alla famiglia. E famiglia posso chiamarla anche famiglia animica, magari una persona che ne so, il postino che è stato mandato a lavorare all'altro capo d'Italia, è chiaro che deve occuparsi della sua vita lì prima di poter, o lo chef che ha trovato la sua dimensione di lavoro all'altro capo d'Italia, è chiaro che in questo momento deve portare avanti quella sua dimensione. Quindi per ora c'è questo blocco dovuto principalmente alla famiglia, se non alla famiglia animica, quindi alle persone che si hanno più vicine, se non inteso alla famiglia sociale, inteso come luogo di lavoro nel quale si vive tutti i giorni. Ti sto dando varie sfumature, però ecco, c'è questo blocco di base e poi appunto c'è questo 7 di coppe, il desiderio appunto di andare a sanare una situazione che fra voi può essere anche pregressa. Quindi qua magari ci può essere stato
il litigio, l'incomprensione o magari anche semplicemente il rimpianto di un'occasione mai nata, un po' come mi viene da dire qua. Però vedi, poi se tu accetti o se lui o lei accetta, insomma se accettate di venirvi incontro, qua c'è veramente un trionfo su tutti i fronti. Cioè se l'unione mi si legittima con una forza, qui si va a un solo e una giustizia, cioè qui sono fuochi d'artificio in tutti i campi, economico, sessuale, familiare, c'è un'integrazione perfetta a 360 gradi. Come ti ho specificato nel post, per motivi tecnici, che poi fondamentalmente sono la preparazione dello special del Sowin, non ci sono riassunti in questo interattivo di oggi. Lo so che piacciono, ma o facevo l'uno o facevo l'altro. Andiamo a vedere un consiglio dall'Ancient Feminine Wisdom prima di passare alla variante successiva. Allora, Carpo, i frutti dell'estate. Qualcosa si è mosso, qualcosa si è radicato e ha dato frutto, ci viene da dire vedendo questa carta, ed è uno dei sensi della carta. La carta ci dice che probabilmente questa cosa va a ribadire che già la conosci, questa situazione, quindi la persona potrà identificarla, e il fatto che si sia radicato ci può dire che in passato è stato piantato un seme sotto qualsiasi aspetto relazionale, amicale o come ti pare, e che solo i frutti dovevano maturare, dovevano crescere. Ora è il momento di raccoglierli, quindi forse questo 7 di coppe ti dice non lasciare questa situazione a livello di desiderio. Se la persona non si propone, affrettali tu i tempi. Ma Carpo ci dà un altro insegnamento. I frutti dell'estate sono in realtà qui rappresentati da un paesaggio autunnale, quindi ci dice ora è il momento. L'incontro potrebbe essere più vicino di quanto tu pensi e potrebbe appunto avvenire in questo autunno. Se non è questo autunno è veramente nell'estate prossima. Comunque le stagioni che Carpo identifica più o meno sono queste. Beh, bella variante, dai, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del legno fossile. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del legno fossile chi è la tua anima gemella, qualità caratteriali, segno zodiacale ascendente, tratti distintivi, che cosa vogliono dirci le carte del tarocco dorato degli estensi. Per te che hai scelto la variante del legno fossile. La papessa. Allora, a dispetto del fatto che sia uomo o donna, la papessa mi rappresenta una figura dotata di una certa saggezza, di una certa conoscenza. Principalmente la si identifica con lo studioso, la studiosa, che nel tempo riesce anche a dare una forma canonica al proprio sapere, quindi arrivando a concludere un percorso di studi o arrivando a formare una propria agnosi personale, però sempre basata su solide basi. Una persona che ha la vocazione ad indagare il mondo. La papessa però non è solo questo, può rappresentare una persona che ha a che fare col mondo legale o che ha avuto problemi legali o che deve affrontare una separazione, o magari può semplicemente rappresentare una persona che in virtù della sua famelica fame di sapere ha comunque la tendenza ad accumulare cose ed esperienze, quindi un qualcuno che può avere molti input anche di interesse, non solo magari può esprimersi in quello che è un interesse primario, ma può andare a ricercare i vari scibili del sapere o dell'esperienza umana per accrescere quello che è il suo bagaglio culturale. Ovviamente
e anche sociale, mi viene da dire. Ovviamente la papessa rappresenta anche l'accumulatore del denaro, quindi può essere un qualcuno che ha un'accortezza particolare verso il denaro o verso l'agio o verso lo star bene. La papessa può rappresentarmelo o rappresentarmela anche come colui o colei che si interessa di discipline esoteriche, che ha a che fare col mondo dell'esoterismo, oppure, se così non fosse, che sente la chiamata, quindi la persona che fa attenzione ai sogni, che fa attenzione ai segni naturali, che guarda le sincronicità, insomma un qualcuno che non è del tutto sconnesso o sconnessa, o che dichiaratamente vive questo mondo in maniera consapevole, qualsiasi sia la sua posizione sociale. La papessa è anche la grande medichessa, così come l'eremita è il grande medico. Sono persone che parlano del fatto che questa persona potrebbe aver avuto problemi di salute di recente, o magari la sua vita potrebbe essere stata influenzata da problemi di salute, non dico gravi. Può essere anche la persona che ha dovuto in gioventù rinunciare all'anno scolastico perché aveva dei problemi di salute e poi dopo si è inserito in un altro iter, quindi un qualcuno per cui c'è un problema di salute importante, è stato un problema di salute importante in passato, ma che comunque con una papessa sembra essere curato. Può essere anche una persona che è legato o legata alla madre o all'idea di madre, quindi così come può essere legato alla madre o legata alla madre fisica, la madre di questo mondo, mi viene da dire, può essere legato alla madre inteso come la grande dea, inteso come la luna, inteso come la grande madre terra, quindi un qualcuno che ha anche a cura l'ambiente o che comunque ha un occhio di riguardo per gli animali. La papessa di solito è un segno d'acqua e quindi Cancro, Scorpione e Pesci, però non è detto che lo abbia in solare, lo può avere in ascendente o importante in tema natale. In generale la carta della luna, che è un po' speculare alla papessa, parla un po', che è speculare alla papessa, parla appunto di un portale, può essere una persona in perenne trasformazione, criptica, enigmatica, non sai mai come la pensa veramente, ma questo può essere un tratto che dona ancora più fascino a questa persona che a suo modo, mi viene da dire un po' riprendendo uno slogan, è bella e dannata, uomo o donna che sia. La papessa rappresenta anche la chiave del successo, una persona che ha la chiave del proprio potere personale, che poi se ne sia reso conto o resa conto, questo è tutto da vedere. In generale la papessa se ne è resa conto, però la persona per cui stiamo facendo le carte potrebbe anche essere in costruzione di quello che è il suo potere personale. Per alcuni, mi viene da dire, con il discorso papessa potrebbe essere sposato o sposata, o potrebbe essere stato sposato o sposata, o comunque appunto dipendere da una figura femminile, come ho detto prima, la madre. Però non è una brutta carta la papessa, certo può essere una persona che si mostra fredda in generale verso di te o in generale verso le persone. Vediamo un po' perché questa è la tua anima gemella, che cos'è che deve darti, qual è il suo ruolo nella tua vita. Allora, la cannabis, fiesta time. Allora, che bueno, che lito, che lindo direi, perché la cannabis ci dice che questa persona può farti aumentare le domande e con esse la percezione dell'universo, l'interazione col mondo. Può essere una persona che ti dà potere personale, l'unione con questa persona ti permette di accedere ad un livello di conoscenza e di coscienza superiore. Per te è la chiave, come ho detto prima, per riuscire ad accedere a un potere ancora più grande di realizzazione che non è soltanto tuo, ma è diretta connessione con l'universo. Per te rappresenta la chiave di volta per conoscere l'universo. Ribadisco, che bueno, che lito, che lindo. Allora, andiamo a vedere Paris Latino, andiamo a vedere col tarocco dei famigli. Che cosa vogliono dirci ancora su questa situazione? La papessa potrebbe dirci anche che lo o la conosci già.
Il 4 di denari, ecco che mi tornano le qualità della papessa in una persona che, nonostante abbia le chiavi per la mistica totale di una coppia, poi in realtà preferisce apporcellarsi un po' e preferisce magari il lato materiale. Forse questa persona va un po' spronata, va un po' aperta a livello di cuore. Il cavallo di bastoni, il 10 di spade, l'innamorato, l'asso di denari. Sì, ti confermo che questa persona la devi un po' strattonare per i capelli, perché il cavallo di bastoni è un po' un ribelle e quindi questa persona forse potrebbe avere al momento una gran chiusura e magari appunto pensare più alla materialità anche nei rapporti, forse perché la papessa parla, quando io ho parlato prima di problemi di salute, possono essere anche problemi di sfiducia, problemi di chiusura, problemi di tutto quello che riguarda la salute dell'anima fondamentalmente, e che l'hanno portata un po' forse a rinunciare a quello che è l'amore, nonostante abbia le chiavi per viverlo. Mi torna quando ti ho detto la papessa ha la chiave, ma ne è consapevole in questo caso? Sì o no? Sembra di no. Il 7 di spade. La regina di bastoni. Vedi, sono carte che rappresentano, con queste spade centrali che mi vanno un po' a creare due fazioni o due fratture, se vogliamo, in una situazione che di per sé potrebbe anche essere lineare. Cavallo di bastoni e regina di bastoni sono molto simili per indole, però un cavallo di bastoni è più ribelle, è una persona che non si piega, che rifugge anche le situazioni di coppia. E qui lo devi o la devi un po' andare ad accalappiare col retino gigante come faceva Benny Hill. Però qua c'è una regina di bastoni che ha la stessa indole, ma comprende anche il valore della propria posizione sociale e quindi comprende anche i vantaggi della propria posizione sociale, laddove il cavallo di bastoni è un ramingo, un guerriero, per certi versi anche un mercenario. L'idea di mercenario viene molto sul 4 di denari, quindi una persona che fondamentalmente guarda al lato più pragmatico anche nelle relazioni. La regina di bastoni ha le stesse qualità, ma è capace di una profonda strategia che poi appunto diventa avvolgente e a suo modo anche seducente. Quindi è un qualcuno che devi un po' smuovere tu, devi un po' smuovere da questo torpore di 10 di spade anche, che non rappresenta tanto i problemi quanto la chiusura dei problemi, una volta che si sia identificato il problema radicale di base, che poi è questa voglia di fuggire appunto dalle relazioni, dall'asso di denari o dall'idea di fissità, alla luce forse di un 7 di spade, di una delusione o di quello che può essere un segreto inconfessato o anche una sessualità vissuta in maniera estremamente forte, ma che poi appunto non dà proprio spazio a quelle che possono essere altri tipi di interazioni sul livello del rapporto, quindi magari la persona molto materiale per cui tutto il resto poi diventa forse un po' scontato, ma questo probabilmente gli deriva da questa malattia dell'anima che abbiamo visto, che probabilmente lo ha o la ha ferita e quindi l'ha portata ad avere una visione del mondo un pochino troppo settata su quello che è il pragmatismo, quindi o bianco o nero, le sfumature non esistono, il cavallo di bastoni è così. L'innamorato è una carta di iniziazione, tra voi c'è proprio quasi un percorso magico, mi viene da dire, ho detto della papessa prima che rappresenta anche chi non è insensibile al discorso comunque delle energie dell'universo. Ecco che l'innamorato mi viene a parlare del gradino che si fa a livello iniziatico e la regina di bastoni mi viene
a parlare di una persona in grado non solo di vivere il potere, ma anche di far partecipe chiunque voglia dell'idea di potere. Quindi tu puoi dare potere a questa persona come questa persona può darlo a te, però resta tutto molto sulla scelta. Allora, io credo che qui, se sei donna, con questa regina di bastoni, devi dichiararti tu. Se sei uomo, devi comunque cercare di capire come farti scegliere, perché qui il discorso dell'innamorato, che non è solamente una carta di via o di bivio, ma rappresenta anche una carta di dichiarazione, appunto, di intenti, di parole dette. Comunque sotto c'è un'energia femminile, quindi di fatto qui quella che deve comunque, ora le donne del canale, lo so che mi farete un cazziatone, mi direte ma non è possibile, sempre la donna deve muoversi. Ora in questa variante purtroppo sì, perché probabilmente qui c'è un qualcuno, uomo o donna che sia, ti ripeto, che è pesantemente chiuso o chiusa a quelle che sono le sensazioni, le emozioni, il mondo emozionale, un qualcuno che guarda molto in modo molto assertivo anche quelle che sono le relazioni di coppia, ma che ha un grande potere dentro di sé, che però non lo estrapola. Ora, quello che qui deve fare questa regina di bastoni, appunto, con questo innamorato, è riuscire a portare su un altro livello quella che è l'interazione tra i due. Mi viene da dire appunto un livello iniziatico, proprio attraverso quello che è l'uso della parola. Quindi io ho pensato alla classica dichiarazione, però la parola può voler dire anche il parlare con la persona, il cercare di estrapolare dalla persona queste sue paure, questo suo modo di vedere le relazioni. Io voglio aprirlo, questo innamorato, per vedere un po' come, perché qui non è chiarissima, qui ci dice la possibilità c'è, però una regina di bastoni, ti ripeto, è un po' una persona che deve spendersi parecchio, come se tu dovessi spenderti parecchio. Hashtag mai una gioia. Vediamo un po'. Anche perché un po' per sfiducia, un po' per quella che è la sua chiusura in generale, la persona può avere tendenza a nascondere quella che è la sua vita. La temperanza, il cavallo di coppe, la giustizia. Allora qui può nascere una storia importante. La giustizia è una carta di incontro anche, quindi qui sicuramente c'è anche un incontro con la persona. La temperanza è una carta di feeling, quindi non ti è del tutto indifferente, però ecco, secondo me questo cavallo di coppe va a parlare un po' del fatto che questa persona potrebbe avere una visione delle relazioni, come ti ho detto prima, talmente troppo pragmatica al punto di apparirti forse una persona completamente disarmonica a livello emotivo, e quindi di conseguenza potresti percepire quella che è la grande vocazione alla sessualità, in certi casi anche un tipo di sessualità che un po' tocca degli aspetti non comuni, spero di essermi spiegato, quindi anche un qualcosa che va su quella sessualità ricca di fantasie estreme che possono anche non piacere qualcuno, e questo potrebbe forse essere un tratto sul quale bisogna andare a lavorare. Però in generale ti dico, questa persona, proprio per la grande carica di potere seduttivo e sessuale che ha, può diventare per te una chiave di volta per esprimere al meglio il tuo potenziale di regina di bastoni, uomo o donna che tu sia, così come tu puoi aiutare questa persona a trovare la chiave del suo potere, quindi a migliorare quella che è la sua situazione in generale, anche perché il tuo compito con questo innamorato è proprio quello di guarire l'anima di questa persona, così come il suo è quello di portarti l'idea di un potere quasi bacchico, quasi un furor bacchico, come viene da dire, un po' quel potere anche della... mi viene una parola, c'entra relativamente, però un potere orgiastico, direi, un potere che non si nega,
a quelle che sono le bellezze della vita, della materialità. Forse qui tu sei quello un po' più mistico, un po' più mistica, quello un po' più... E qua invece c'è un leone in gabbia fondamentalmente, un qualcuno che avrebbe delle grandi qualità ma che ha bisogno di fargli capire che la chiave ce l'ha lui o lei. Ecco, lo scambio fra di voi è proprio questo, con la marijuana che usciva, la cannabis che usciva a dirci fra di voi c'è la visione e la visione è quella che dovete scambiarvi per poter essere l'uno partecipe del potere dell'altro e quindi completarvi a vicenda. Spero di averla spiegata bene. Allora, come ho detto nel post di presentazione, in questo interattivo non ci sono riassunti perché incombe il video di Halloween, quindi proprio per motivi logistici mi viene da dire, di organizzazione o tecnici. Andiamo a vedere il consiglio dell'Ancient Feminine Wisdom per te che hai scelto la variante del legno fossile. Artemide, la natura. Allora, è interessante perché prima, mentre parlavo, mi è venuto da dire qui è come se ci fosse un leone in gabbia. Il manualetto dell'Ancient Feminine Wisdom dice che Artemide è il leone delle donne, uomo o donna che tu sia, uomo o donna che sia questa persona. Qui c'è proprio un leone in grado di riportarti, risvegliare in te quelle energie ancestrali attraverso proprio quella che è la sua visione, quindi il suo potere è quello tribale, ancestrale, come ho detto prima, della madre luna, della madre terra o della madre della grande dea in generale. Quindi questo o questa sono in grado di darti questo potere, di darti il lato selvaggio, il lato genuino della vita. Però un po' come Artemide devi andare a caccia, fondamentalmente. Quindi ti dice muoviti, non aver paura, vai, perché qui c'è comunque un qualcuno che, essendo così selvaggio, così selvaggia, il resto era rappresentata da un cavallo di bastoni, ha comunque il senso di sfida costante, comunque percepisce anche un avvicinarsi come una sfida, e quindi magari laddove non è sfida di caccia, è sfida di gioco rituale, ed è un qualcuno che può avere la tendenza a fuggire. Però non è una brutta persona, perché il quadro che ti ho dipinto mi parla di una persona molto materiale, abituata a fuggire, fissata col sesso. Tu mi dirai, cazzo, ma cosa mi dici, Cronos? E io ti dico, no, qui c'è una persona che fondamentalmente ha fatto un po' della ribellione e del dialogo con le proprie sacre radici ancestrali una bandiera di vita. E quindi a suo modo una persona pura. Ecco perché può darti tanto, ecco perché può darti la visione. Perché è puro, perché è pura. E non è che tu non lo sia, per carità, lo sei anche tu, però forse questo potere non ce l'hai ancora. E l'interazione con questa persona può dartelo. È una bella variante. Potrebbe anche significare tutto questo che il vostro incontro che ci sarà sarà comunque in un luogo dove la natura o gli animali hanno una loro importanza. Ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'avventurina pesca. Andiamo a vedere coi tarocchi dorati degli estensi chi è la tua anima gemella. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Qualità, tratti caratteriali, segno zodiacale o ascendente. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca.
La temperanza. Allora, la temperanza ha delle qualità di tutto rispetto, la pazienza, la sapienza, l'arte, è una persona che ama il bello, che cura la sua immagine, cura se stesso, se stessa, è una carta di sport, è una carta di cura estetica, è una carta di cura animica, di equilibrio interiore. Tuttavia la temperanza può parlare anche di una persona che magari è anche facile all'innamoramento, ha un trasporto emotivo molto facile, quindi può essere la persona che si concede, non dico a livello sessuale o a livello relazionale, ma anche che concede il suo tempo agli altri. La temperanza può parlare di una persona che ha un interesse per l'arte inteso come bellezza, inteso come culto del bello, ma anche arte inteso come arte alchemica, quindi un qualcuno che non è completamente lontano dalle discipline occulte, non sarà per tutti, che poi in realtà l'alchimia proprio occulta non è, diciamo, dalle discipline dell'anima, mi viene da dire. Può anche essere una persona che ama la divinazione con una temperanza. La temperanza è una carta che parla di lontananza, oppure parla di lontananza nel tempo, oppure può essere anche una persona che ha a che fare con la lontananza, magari uno o una che hanno origini in una dimensione distante dalla tua, quindi la persona che magari ha le origini all'estero, oppure la persona che magari abita in una grande città del centro, del nord, ma magari originaria del sud, o viceversa che abita al sud ma magari originaria del nord. Insomma, una persona che comunque è distante da quella che è la tua realtà, sia a livello culturale sia a livello di tempo, temporale. La temperanza può parlare anche di una persona che non vedi da tempo, ancora non ci dice se questa persona già la conosci o ancora o magari non la conosci. Ecco, quindi anche può essere una persona, se già la conosci o lo conosci, andremo a vedere poi, che non vedi da tempo, quindi un qualcuno che magari ha interagito con te in un periodo della tua vita, ma che poi è sparito, è sparita, vuoi perché la vita lo ha portato, l'ha portata a vivere un'altra realtà, vuoi perché si è fatta la sua vita, vuoi perché, insomma, per qualsiasi motivo questa persona può essersi allontanata. Oppure magari la temperanza può parlare di una lontananza in quanto la persona viene proprio da un'esperienza di vita precedente. La temperanza ha una particolarità, compie nel marsigliese lo stesso gesto più o meno della stella. Il problema è che la stella lo fa da nuda, quindi compie questo gesto priva di aspettative, di sovrastrutture. La temperanza invece ha ancora l'abito angelico addosso, quindi questa persona forse potrebbe risultare un po' dogmatica nei suoi credi, potrebbe risultare un qualcuno che magari difficilmente scende a patti, quindi un bel caratterino, nonostante mostri una centratura molto forte esternamente, potrebbe internamente avere un po' la tendenza a non essere proprio una carta di temperanza. La carta della temperanza come segno zodiacale tradizionalmente, poi ci sono 6.000 scuole, tradizionalmente viene associata al Capricorno, quindi ti dico segni di terra in generale, oppure proprio Capricorno, potrebbe averlo in solare o in ascendente, però tradizionalmente l'associazione è quei segni di terra. Poi esistono 5 milioni di visioni differenti, è impossibile impararle a mente, io ti dico quella che tradizionalmente so io. Lo rimarco sempre questo discorso perché poi nei commenti mi scrivete ma è qui, ma è là, e questo è. Allora, andiamo a vedere perché questa persona è la tua anima gemella. Qual è il suo compito verso di te e il tuo verso di lui o lei? Il dente di leone. Qual è il prospetto, l'angolatura che vuoi vedere, ci dice la carta? Il successo è possibile attraverso varie vie, quindi qua addirittura potresti avere più di un'anima gemella, secondo me per tutti questa cosa, però a te lo rimarca in maniera particolare.
La persona potrebbe portarti una nuova prospettiva di vita e potrebbe aiutarti a guadagnare una nuova prospettiva di vita, così come tu puoi portare a lui o a lei una nuova prospettiva di vita. Mi torna il fatto che la temperanza rappresenti un qualcuno che ha una cultura diversa dalla tua, quindi magari un qualcuno in grado di darti appunto uno spaccato differente di vita, una visione appunto diversa dalla tua che va perfettamente ad integrarsi. Tu hai bisogno di espanderti sia a livello animico, sia a livello anche fisico per alcuni, sia a livello di coscienza. Questa persona per te rappresenta un'importante alchimia, l'unione con questa persona, proprio per riuscire ad espandere quella che è la tua coscienza, la tua anima e anche il tuo percepire la realtà, così come tu lo rappresenti per lui o per lei. Insomma, una persona con cui c'è un completamento e con cui probabilmente c'è anche l'idea di viaggio, un viaggio nuovo da iniziare. Molto bella come prospettiva questa, un qualcuno che può portarti a scoprire un universo completamente nuovo. Andiamo a vedere col tarocco dei famigli. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca, ancora non ci dicono se questa persona l'hai già incontrata o se la devi ancora incontrare. Sono cadute 2 carte, imperatrice e 9 di denari, le teniamo. Quattro di denari, no, secondo me ancora non l'ha incontrata. Secondo me no. Allora, re di spade. 4 di spade, no, qui ancora non l'ha incontrata. 5 di spade. La morte, la torre a cipicchia, il 2 di coppe, finalmente. Allora, magari avrai anche un sussulto di paura a vedere queste carte, ma ti garantisco che non sono così terribili, pur rappresentando prese singolarmente degli aspetti forse non proprio costruttivi. Ricordiamoci innanzitutto che sono cadute 2 carte, imperatrice e 9 di denari. L'una carta di autosufficienza, tant'è vero il 9 di denari viene detto è la carta dei single, l'una carta di seduzione, rigoglio, ma anche di molta energia che forse non viene adeguatamente canalizzata, in quello che è un obiettivo. Quindi qua potrebbe esserci un qualcuno che poi è rimarcato in maniera molto forte da questo 4 di denari, potrebbe avere in questo momento una centratura su di sé difficilmente espandibile verso gli altri, quindi un qualcuno che magari in questo momento non è proprio aperta al discorso relazionale, anche perché io ho un re di spade su una morte. Il re di spade rappresenta proprio l'idea di unione canonica, matrimonio, quindi potrebbe essere una persona che ha un divorzio alle spalle o magari che ha un fidanzamento alle spalle conclusasi con un cambiamento. Per alcuni questa persona, mi viene da dire, lavora con quelle che possono essere le persone, quindi cura le persone. Il re di spade può essere un dottore, un avvocato, uno psicologo o viceversa, se donna, dottoressa, avvocatessa, psicologa. La morte mi rappresenta chi ti aiuta anche a cambiare, quindi
l'avvocato, l'avvocatessa ti aiutano a vincere la causa, lo psicologo ti aiuta a uscire quindi anche un qualcuno che aiuta le persone ad uscire dalle fratture e dalle rotture dell'anima. Però in generale, siccome qui stiamo chiedendo per lui o per lei, qui è possibile che ci sia una persona che questa rottura l'ha dovuta affrontare con un conseguente chiudersi. Tuttavia, di base, le carte ci hanno tenuto a ribadirlo, resta un'imperatrice, uomo o donna che sia, che oltre a rimarcarmi il fatto dei segni di terra, mi va anche a parlare del fatto di un qualcuno che comunque in potenza ha una grande carica e una grande scarica, sia erotica ma anche e soprattutto seduttiva, quindi un qualcuno che suo malgrado è come se avesse anche comunicasse, anche comunque questo grande bisogno d'amore, nonostante in questo momento pensi più all'autosufficienza. Sempre un discorso di cura mi parla il 4 di spade e di riassetto, di riequilibrio. Il 4 di spade è la carta di chi forse anche lascia perdere un po' le situazioni, quindi forse una persona che è ancora più difficile da scovare, in quanto magari è una di quelle persone che nonostante abbia e trasmetta questa grande idea di seduzione, poi fondamentalmente può avere una forte demotivazione dovuta appunto alle batoste passate. Però c'è una torre qua. Allora, al di là del fatto che potrebbero indicarmi un problema di salute avuto in precedenza, quindi magari la persona ha dovuto affrontare un percorso di riabilitazione medica oppure appunto ha fatto un percorso psicologico o ci lavora. Ma la torre mi può rappresentare anche un improvviso colpo di fulmine che viene un po' a scioccare questo 4 di spade, quindi qua ti dico una persona nuova che incontri, con la quale nasce subito un'idea di amore. L'unica cosa è che questo 5 di spade, come tratto caratteriale della persona, io non so spiegarmelo se non alla luce del fatto che la persona potrebbe essere un po' testarda e forse anche un po' possessiva. Ma questo non vuol dire che non provi amore per te. Un 2 di coppe alla fine è la carta di chi l'amore lo vive pienamente, anzi di chi si sa concedere anche quei momenti veramente unici. Il 2 di coppe rappresenta il brindisi fatto appunto dalla coppia in intimità. Ora, questo potrebbe essere indice di due cose. La prima, la persona potrebbe avere dei tratti possessivi, come ti ho già detto, di tutto rispetto. 2, la persona potrebbe avere dei blocchi emotivi sui quali dover lavorare e quindi magari con un 5 di spade dover andare a continuare un po' il lavoro su questa ferita dell'anima, quindi un qualcuno che fondamentalmente magari è troppo chiuso, troppo chiusa. Ragazzi, questa è una situazione dove qui c'è un qualcuno che non si fida più, fondamentalmente, un po' come se esprimesse, molto simile alla variante 2, esprimesse la voglia di amare, ma poi di fatto potrebbe con questo 5 di spade avere anche una certa latente sfiducia. Infatti io mi sa che andrò proprio ad aprire quella carta di 5 di spade, perché qui l'incontro è improvviso, quando meno tu l'aspetti, e può essere un incontro in una situazione di 4 di spade, quindi dove si va a sanare qualcosa. E non è solo un incontro relativo al medico o allo psicologo. Sanare qualcosa può voler dire anche pagare la bolletta, pagare le tasse, o magari rivolgersi ad un qualsiasi professionista per sanare per una situazione. Quindi è un momento nel quale comunque non si sta cercando l'amore. Qui c'è proprio un incontro, una conoscenza con qualcuno che ha a che fare con l'idea di sanare o che ha fatto un percorso dove è stato sanato o sanata e che appunto avviene di improvviso in maniera coinvolgente, ma che forse si mantiene anche un po' su dimensioni occulte, diciamo così, per un periodo di tempo, perché qui la persona probabilmente ha un blocco. Voglio andare a vedere sto 5 di spade come tratto caratteriale della persona. Potrebbe essere anche una persona con questo 5 di spade estremamente testarda, una di quelle che poi
ti chiedono la luna, ti impongono, insomma un qualcuno che magari ha tanto da dare, ha tanto da ricevere, ma poi ha dei tratti fanciulleschi di tutto rispetto e che quindi magari un po' come il bambino fa i capricci. Oppure mi viene da dire potrebbe avere una sessualità marcatamente fantasiosa, quindi magari una di quelle persone che appunto tendono un po' ad avere delle fantasie estreme a livello sessuale. 9 di bastoni, 2 di bastoni, eremita. Allora, sì, è una persona che non sa se aprirsi. 9 di bastoni è una carta di fiducia, ma è anche una carta di paletti. Il 2 di bastoni è l'indecisione, l'eremita può essere appunto la carta di chi magari guarda al passato, quindi è un qualcuno che non sa se aprirsi. I tratti caratteriali te li ho detti, secondo me sono questi: è una persona che è molto chiusa, che non ha più, secondo me qui c'è stato proprio un percorso di riabilitazione psicologica dopo la chiusura di una relazione o dopo un lutto, posso anche dirci. Quindi magari una persona che ha perso un genitore, che ha perso anche un partner, un qualcuno, e che ha dovuto fare un percorso riabilitativo o che lavora in quei percorsi lì, ma secondo me è più facile che l'abbia fatto. La incontri improvvisamente durante un momento che è dedicato a tutto tranne che all'amore, può essere un momento dove c'è burocrazia, può essere un momento di lavoro anche, di lavoro tuo, di lavoro della persona. L'incontro è da subito un qualcosa che accende, però poi vedi, keep calm, qui va molto piano, caratterizzato da una sessualità molto marcata e a tratti anche estremamente fantasiosa. Però qui è un qualcuno che appunto può portarti ad una nuova percezione del mondo. Probabilmente non è di origini di dove sei nato o nata tu, può essere straniero, straniera, può essere di origini all'altro capo d'Italia rispetto a dove abiti tu, insomma una persona con cui c'è da scoprire proprio un mondo nuovo, completamente nuovo, mi viene da dire. Quello che mi viene da dire anche, per aggiungere un po' di dettagli in più, è che Ajo Banzaf, che è un grande commentatore di tarocchi, ha scritto dei libri importantissimi, parla del 5 di spade come di un qualcuno molto 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 pragmatico, al punto da apparirci anche, forse lui usa una parola, dice rozzo. In realtà secondo me qua non c'è da parlare, non c'è da scendere in definizioni così estreme. Io posso parlare di una persona che è estremamente pragmatica al punto da apparirci forse troppo materialista. Tra l'altro voglio far notare che un'altra delle carte associate al Capricorno è l'eremita, e che quindi, oltre a ribadirmi il fatto di segno di terra, qui mi parla di un qualcuno con cui c'è appunto un'intesa basata sul fare, quindi forse molto più terrena e molto meno spirituale. Ma forse è proprio questo la chiave del successo, perché qui c'è proprio l'idea di esplorare, conoscere e per certi versi fare proprio il mondo, quindi un qualcuno che ti dà proprio uno spaccato di realtà diversa, proprio perché ti propone un tipo di vita diversa, e forse magari proponendoti, e mi viene da dire anche chiedendoti, di fare delle scelte anche radicali rispetto a quella che è la tua vita. Quindi potrebbe essere un qualcuno che ti dice: ok, va bene, nasce la relazione, però a convivere entro 2 mesi, altrimenti fine tutto. Insomma, una persona che può avere, come già la temperanza ci diceva inizialmente, dei grandi tratti caratteriali, che sono quelli della pazienza, che sono quelli della temperanza, che è una grande virtù, che sono quelli della capacità forse anche di non esprimersi mai in maniera assertiva, salvo poi il giorno che lo trovi o la trovi in luna storta, ti vomita addosso un po' tutto e ti dice: ti avevo detto, avevamo deciso, avevamo fatto. Insomma, una persona che può avere dei tratti di irascibilità molto forti, che poi esprime anche, secondo me, in quella che è una sessualità vissuta in maniera estremamente fantasiosa, oppure vissuta in maniera molto stentata, quindi un qualcuno alla fine che diventa
forse un po' totalizzante. Non è proprio il top questa terza variante, però paradossalmente questa è la persona che ti può dare una grande abbondanza in termini di l'unione, l'interazione con questa persona può darsi una grande abbondanza in termini di possibilità e anche in termini di realizzazione fisica, perché qui c'è proprio un qualcosa basato sulla fisicità. Non è brutta come variante, bisogna un po' lavorare sugli aspetti caratteriali di questa persona che sono feriti, ecco, mi viene da dire. Qui il senso di cura mi appare in una, due, volendo anche tre carte, la temperanza 4, quindi qua bisogna un po' lavorare sulle ferite di insicurezza di questa persona che vanno un attimino, la vinci la battaglia perché c'è un 2 di coppe, però secondo me viene da dire è un qualcuno che ha costantemente bisogno di sicurezze tangibili, anche di promesse tangibili, e quindi può diventare a tratti appunto molto irascibile perché vuole le sue certezze. Mi avevi detto, mi avevi promesso, insomma su questo può essere un po' rompicoglioni, detto proprio così. Ora mi viene da dire l'ultima cosa: per il 90% è una persona nuova, per qualcuno questo eremita e questo 9 di bastoni potrebbero rappresentare una lontananza nel tempo, quindi potrebbe essere una persona del passato, però non per tutti. A me viene più da dire che è una persona nuova, però per qualcuno forse questa divisione mai elaborata, mai scordata è con te, quindi potrebbe essere un qualcuno che hai lasciato nel passato. Non sarà per tutti, però potrebbe essere. Veramente singolare questa terza variante. Ti ho detto nel post che non ci sono riassunti, il motivo è molto semplice, è un problema tecnico e logistico dovuto alla realizzazione del video di Halloween che ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi spazi soprattutto. Andiamo a vedere con l'Ancient Feminine Wisdom qual è il consiglio che ti danno in relazione a questa persona, per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Artemide, la natura, è la stessa carta che è uscita prima. Artemide, prima si dicevo nella variante precedente, è il leone delle donne, quindi qua c'è un leone proprio che ruggisce e che vuole imporre la sua volontà, però Artemide ti dice anche che con questa persona è una sfida che ti può dare delle grandi soddisfazioni e che forse questa persona potrebbe anche inizialmente rifugirti, quindi torno a dirti, per alcuni c'è veramente il fatto di averla già conosciuta ma non è nato niente. Il senso di sfida può portarti a nuove prospettive, può portarti ad espandere il tuo dominio materiale, qui la materia è molto forte, ma può risvegliare in te anche quegli istinti arcaici che poi sono quelli appunto più primitivi e che quindi può portarti a scendere nelle tue profondità e nelle sue anche, nelle profondità di una coppia che forse diventerà un po' troppo chiusa su se stessa, ma che fondamentalmente ricreerà il suo mondo e riuscirà ad espanderlo in maniera estremamente costruttiva, proprio perché in queste profondità troverà la chiave per far pace con le proprie paure. Insomma, qua c'è proprio un lavoro, diciamo molto, qui c'è un'interazione molto mentale, ti prende sul mentale, hai 3 spade, cioè qui c'è un qualcuno che se non ti prende sul mentale non entra nella tua vita, cioè è controparte naturale, ti porta in equilibrio proprio perché riesce con questa torre a folgorarti a livello mentale. Guarda che per come era partita questa variante poteva essere la peggiore, in realtà poi qui si dimostra quella più scarna di Fronzoli, sicuramente più diretta, più decisa, però anche più bella come sfida costruttiva di vita. Del resto il dente di leone, leoni non sono tutti, solo pochi hanno l'indole del re. Ecco, qui c'è un rapporto che, se adeguatamente conciliato, può diventare la grande alchimia e può portarti veramente al concetto di regalità, a sentirti
benedetto o benedetta dal cosmo, a sentirti perfettamente integrato, integrata e padrone del tutto. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Si conclude così questo video domenicale, un video dedicato ad un tema molto caldo, quello dell'anima gemella, un video che già nella community ti avevo detto essere senza riassunti ai contenuti che settimanalmente ti do, 3 video, 3 post, i contenuti per gli abbonati. A proposito, ti invito a dare un'occhiata a quelle che sono le offerte per l'abbonamento alla Lucerna. Appunto a questi contenuti si è aggiunta anche la realizzazione dello special per l'imminente Samhain, l'Halloween. Sai quanto io sia legato ai punti nodali della ruota dell'anno. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento a domani sera per la nuova videolettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Ciao community! Aspetta, fermo, rifallo. Vaffanculo. Ciao community! Che cazzo devo dire? Oddio mio. Si conclude dello special di Halloween che quest'anno appunto vaffanculo, rifallo. Si conclude così questo cazzo. Questa volta senza riassunti ti ho spiegato il perché questa volta senza riassunti ti ho spiegato il perché in community vaffanculo o un altro tipo di contenuto. Ti do vaffanculo. Ti sia aggiunto lo speciale per il Samhain. Sai che vaffanculo essere senza riassunti proprio per garantirti la nerchia. Conclude così questo video